Un investigatore privato ha smascherato mia moglie dopo che aveva detto di essere andata a trovare la sua migliore amica. Un'altra storia assurda da un forum anonimo. Lavorare di notte come meccanico aeronautico significa che quando torno a casa alle 6 del mattino sono sempre stanco morto. Ma quel venerdì mattina di settembre c'era qualcosa di diverso. La casa aveva quell'atmosfera strana, quel senso di vuoto, anche se mia moglie avrebbe dovuto essere a dormire al piano di sopra. Mi sono trascinato fino alla doccia ed è stato allora che ho notato che il letto non era stato usato. Le lenzuola erano tirate perfettamente, gli angoli ripiegati in modo impeccabile, esattamente come erano stati sistemati la mattina prima. Sul comodino c'era un solo orecchino, non uno che riconoscevo. Mentre bevevo il caffè, il telefono ha vibrato. Un messaggio diceva: «Sono rimasta a dormire da Lisa stanotte. Dopo la serata tra ragazze si è fatto tardi». Non era la prima volta che succedeva. Queste serate tra ragazze con la sua migliore amica erano diventate un appuntamento fisso settimanale negli ultimi 3 mesi. A volte accadeva perfino 2 volte a settimana. Mi è tornata in mente la conversazione del giorno prima. Vado solo ad aiutare Lisa a scegliere le tende nuove per il salotto. Sembrava una cosa normale, ma ora, guardando i social, ho visto che Lisa aveva pubblicato foto di sé a casa di sua madre, a 2 stati di distanza. L'orario del post? Esattamente quando avrebbero dovuto essere a scegliere le tende. La settimana successiva ho iniziato a prestare attenzione a ogni minimo dettaglio. I racconti non combaciavano. Io e Lisa abbiamo provato quel nuovo caffè in centro, ma l'estratto conto della carta mostrava un pagamento in un bar dalla parte opposta della città. Vado da Lisa a lasciarle alcuni libri, ma il GPS dell'auto segnava un viaggio di 45 minuti verso una città in cui non ero mai stato o di cui non avevo mai sentito parlare. Ogni spiegazione era accompagnata da un sorriso che sembrava sempre più sospetto. Ogni notte fuori casa portava con sé una storia diversa. Lisa aveva bisogno di aiuto con i documenti delle tasse? Lisa sta passando un periodo difficile. Lisa sta riarredando tutta la casa. Non sono stupido. Sapevo che qualcosa non andava, ma sapere e dimostrare sono 2 cose diverse. E avevo bisogno di prove prima di affrontare la realtà. Una notte ho finto di uscire per il turno di lavoro, ma invece sono rimasto seduto in macchina, parcheggiato qualche isolato più in là. Dopo 20 minuti, dei fari sono entrati nel nostro vialetto. Un'auto blu. Non l'SUV rosso di Lisa. Mia moglie è salita a bordo e sono partiti. In quel momento ho capito che mi serviva aiuto. Non da amici o parenti, serviva un professionista. Qualcuno che potesse documentare tutto in modo legale e inconfutabile. Non potevo permettermi di affrontare la situazione senza prove solide. Troppe persone che conosco si sono lanciate in accuse affrettate solo per finire per sembrare paranoici e distruggere la propria relazione senza un vero motivo. La mattina dopo ho chiamato un investigatore privato. Non era economico, ma la tranquillità raramente lo è. E mentre riagganciavo il telefono dopo aver fissato il nostro primo incontro, ho provato una sensazione che non sentivo da mesi: il controllo. L'investigatore, un ex detective della polizia, ha ascoltato senza giudicare mentre gli spiegavo i dettagli che avevo notato. 3 mesi di comportamenti cambiati, ho spiegato, tirando fuori i miei appunti. Serate tra ragazze settimanali che non combaciano con i post sui social della sua amica. Pagamenti sospetti in posti dove dice di non essere stata. E ora questa misteriosa auto blu. Lui ha annuito, prendendo appunti dettagliati. Con che frequenza avvengono questi incontri? Gli ho passato un calendario pieno di segni. Il martedì sera stava diventando fisso, a volte anche il venerdì, sempre quando avrei dovuto essere al lavoro, tranne che lei non sapeva che il mese scorso avevo cambiato turno. Questo è quello che mi ha insospettito di più, ho detto, facendogli scorrere una pila di scontrini. Mi ha detto che pranzava con Lisa in quel nuovo locale vegano in centro, ma la carta di credito mostra pagamenti in una steakhouse a 30 km da qui. Lisa è vegetariana da anni, è il dettaglio che non tornava. L'investigatore ha studiato gli scontrini, annotando date e luoghi. L'auto blu.
Hai una descrizione del conducente? Solo una sagoma, maschio, da quello che ho potuto capire. Non volevo avvicinarmi troppo per non essere scoperto. Lui ha delineato il suo piano. Sorveglianza nei momenti sospetti, foto degli incontri, controlli sulle targhe, individuare schemi. Tutto perfettamente legale, tutto utilizzabile in tribunale se le cose fossero andate male. Ascolta, ha detto, so che non è facile, ma stai facendo la cosa giusta raccogliendo prove prima di agire. Ho visto troppi casi di persone che si sono lanciate in accuse senza prove e se ne sono pentite amaramente. Il costo iniziale ha pesato sul mio portafoglio, ma non quanto l'incertezza stava pesando sulla mia mente. Abbiamo stabilito un sistema di comunicazione, email criptate, niente messaggi, niente telefonate a meno che non fosse assolutamente necessario. Uscendo dal suo ufficio, il mio telefono ha vibrato. Un altro messaggio di mia moglie. Stasera aiuto Lisa a dipingere la cucina. Non aspettarmi sveglio. Ho controllato Facebook distinto. Lisa era taggata in alcune foto, a un concerto a 2 ore di distanza. Le parole dell'investigatore mi risuonavano nella testa. Lascia che faccia il mio lavoro. Non affrontarla, non interrogarla, non cambiare la tua routine. La verità viene sempre a galla. Dobbiamo solo essere abbastanza pazienti per coglierla. Quella notte al lavoro non riuscivo a concentrarmi su nulla. Ogni rumore di un attrezzo che cadeva mi faceva sobbalzare. I miei colleghi hanno notato che c'era qualcosa che non andava, ma ho liquidato la cosa dicendo che ero solo stanco. In realtà stavo contando le ore che mi separavano dal primo rapporto dell'investigatore privato. Il primo rapporto è arrivato 5 giorni dopo. Foto scattate con un teleobiettivo mostravano mia moglie entrare in un hotel del centro, non con Lisa, ma con un uomo incompleto. L'investigatore aveva incluso orari precisi, date e luoghi. Tutto documentato con la precisione di chi sa che quei dettagli potrebbero contare in tribunale. Ne sono seguiti altri. L'auto blu apparteneva a un direttore di banca dall'altra parte della città. Si incontravano per pranzi lunghi in ristoranti fuori mano, facendo attenzione a scegliere posti dove non avrebbero incontrato nessuno che conoscevano. L'investigatore privato aveva scattato foto di loro che si tenevano per mano sotto il tavolo, condividendo momenti intimi che pensavano nessuno potesse vedere. In alcuni casi sembrava che non si preoccupassero neanche di nascondersi, baciandosi e accarezzandosi in pubblico. Ogni martedì, come un orologio, si incontravano in hotel. Mia moglie mi mandava un messaggio dicendo che stava aiutando Lisa con qualche nuova emergenza e poi andava direttamente da lui. L'investigatore ha documentato ogni incontro, ogni bugia, costruendo una cronologia impossibile da negare. La parte più difficile non era vedere le foto, era andare al lavoro ogni notte, comportandomi normalmente, sapendo quello che sapevo. Guardarla prepararsi per un'altra serata tra ragazze, ascoltare le solite storie ripetute su Lisa e i suoi problemi. Una foto mi ha colpito particolarmente. Loro che ridevano insieme in un caffè dove noi due facevamo colazione ogni domenica quando avevamo il weekend libero. Lei indossava la collana che le avevo regalato per il nostro anniversario. Le note dell'investigatore erano fredde e precise. Soggetto A e soggetto B osservati per circa 90 minuti. Contatto fisico osservato. Conto pagato in contanti. Dopo 3 settimane di indagini, l'investigatore mi ha convocato per un incontro inaspettato. Penso che abbiamo tutto quello che ti serve, mi ha detto, porgendomi una busta spessa. Dentro c'era un dossier completo. Foto, orari, luoghi, scontrini. Un resoconto dettagliato di 6 settimane di menzogne. Le prove erano schiaccianti. Incontri in hotel ogni martedì. Pranzi il mercoledì. Brevi incontri nei parcheggi quando pensavano che nessuno li stesse guardando. Ogni evento documentato con precisione militare. Ma c'è un'ultima cosa, ha detto l'investigatore tirando fuori il telefono. Un video mostrava mia moglie mentre entrava in hotel con l'altro uomo. L'orario? 2 ore prima, durante l'ennesima presunta serata con Lisa. Sono rimasto seduto lì, fissando l'ultima pagina del rapporto. L'investigatore privato ha aspettato pazientemente, probabilmente abituato a clienti che hanno bisogno di tempo per elaborare tutto.
Tutto ciò che avevo sospettato era lì, nero su bianco, con foto a colori a confermarlo. E adesso? Ho chiesto, anche se già conoscevo la risposta. Sta a te decidere, ha risposto. Ma qualsiasi cosa tu scelga di fare, hai abbastanza prove per prendere una decisione consapevole. Ho annuito, infilando la busta nella giacca. Il giorno dopo sarebbe stato il momento degli avvocati e delle decisioni. Quella notte, però, era il momento di affrontare la realtà. Ho aspettato fino a sabato mattina. Niente lavoro, nessuna scusa, nessun posto dove scappare. La busta era sul tavolo della sala da pranzo tra di noi, come una bomba pronta a esplodere. «Dobbiamo parlare», le ho detto quando è scesa le scale. Ha lanciato un'occhiata alla busta, poi a me, già sulla difensiva. «Cos'è quello?» «Perché non mi racconti di martedì sera? Di quando hai aiutato Lisa con la ristrutturazione della cucina?» Ha iniziato a raccontare la solita storia, ma l'ho interrotta mettendole sotto il naso la prima foto. Lei con il direttore di banca mentre entravano in hotel, l'orario chiarissimo. «O forse vuoi parlarmi del pranzo di mercoledì? Quello in cui dicevi di aver aiutato Lisa a scegliere i colori per le pareti?» Altre foto. Altre prove. Ognuna raccontava una bugia diversa, un tradimento differente. Il suo volto è passato dalla difesa alla paura quando ha capito quanto sapevo. «Posso spiegare?» ha iniziato. 6 settimane, l'ho interrotta. L'investigatore ha documentato 6 settimane di menzogne. Ma sappiamo entrambi che va avanti da molto più tempo, vero? Non ha risposto. Ha solo fissato le foto sparse sul tavolo. Da quanto tempo? 5 mesi, ha sussurrato. Ho annuito dicendo, ok. Poi ho fatto scivolare un'altra busta sul tavolo. Non quella dell'investigatore, una nuova. Dentro c'erano i documenti legali. Il mio avvocato li ha preparati ieri. Divisione equa di tutto, rottura pulita, niente giochi, niente cause lunghe e costose. Lei ha preso i documenti con le mani tremanti. Parte di me si aspettava lacrime, spiegazioni, promesse di cambiare. Invece ha solo annuito. Sarò fuori di casa entro stasera, ha detto. Prendi quello che ti serve per ora, il resto lo sistemiamo più avanti. È salita in camera. Ho sentito i cassetti aprirsi, le ante degli armadi scorrere. Un'ora dopo è scesa con 2 valigie. Sulla porta si è fermata un attimo. Mi dispiace. Sì, ma a me no. Dopo che se n'è andata, mi sono seduto al tavolo della cucina guardando le foto sparse. 6 settimane di indagini mi erano costate quasi 6.000 euro. Il divorzio sarebbe costato di più. Ma mentre raccoglievo le prove della sua doppia vita, sapevo che valeva ogni centesimo. A volte la verità fa male, ma non sapere fa ancora più male. A volte scoprire che tua moglie o tuo marito ti ha tradito può essere costoso, ma alla fine risparmierai molto di più quando non faranno più parte della tua vita. Cosa avresti fatto al posto suo? Ti saresti fidato del tuo istinto o avresti lasciato perdere? Scrivilo nei commenti. Se questa storia ti ha lasciato senza parole, metti like al video e iscriviti al canale per altre storie incredibili.